Percepire e proteggere il mondo attraverso i segnali di comunicazione. Ne parliamo con Stefania Bartoletti dell'Università di Roma Tor Vergata. Ciao Stefania e grazie di essere qui. Ciao Lorenzo, grazie a te. Ma raccontaci cosa intendiamo per percepire e proteggere il mondo. Allora, classicamente sappiamo che un sistema di comunicazione utilizza dei segnali per portare informazione da un punto a un altro. In realtà questi segnali, propagandosi, trasportando questa informazione, possono percepire cosa sta accadendo nell'ambiente in cui il sistema funziona. L'esempio classico è quello del radar. Conoscere il tempo impiegato dal segnale per arrivare all'obiettivo viene usato per misurare la distanza rispetto all'obiettivo stesso. In realtà questo principio può essere applicato a qualsiasi tipo di segnale, i segnali wifi nelle nostre case come i segnali cellulari. L'idea del sensing applicato ai sistemi di comunicazione è proprio quella di progettare le future generazioni di sistemi di comunicazione in maniera tale da utilizzare le stesse risorse, la stessa infrastruttura, le stesse frequenze, non solo per comunicare, ma anche per capire cosa sta succedendo intorno a noi, intorno ai nostri dispositivi e ai nostri veicoli. Quindi l'idea è non sono interessato al dato trasmesso da un sensore, ma uso la trasmissione stessa come Esatto, uso il comunicazione. segnale come un sensore, questa è l'idea. E quali potrebbero essere le applicazioni, immagino non solo per i privati, di una soluzione Certo, simile? diciamo che considerata anche la diffusione dei sistemi di comunicazione, avere questi segnali che fanno sensing significa reperire una miriade di informazioni di contesto che possono essere usate per conoscere fenomeni sia locali che globali, migliorare la qualità, l'efficienza e anche la sicurezza dei sistemi degli ambienti in cui viviamo. Per esempio, monitorare un paziente da remoto, oppure aiutare il nostro veicolo che ha già altri sensori per capire se c'è un ostacolo e capire come si stanno muovendo anche gli altri veicoli. Quindi da un lato ci può aiutare a migliorare molte delle applicazioni e a crearne di nuove, ma c'è anche un altro aspetto, è la comunicazione stessa che può beneficiare di queste informazioni di contesto. Posso migliorare la copertura, per esempio, di una trasmissione cellulare, conoscendo in quale direzione mi conviene trasmettere il segnale per renderlo più affidabile, migliorare la copertura e renderlo anche più efficiente da un punto di vista energetico. Ed è proprio per questo che il progetto deve essere fatto congiuntamente, comunicazione e sensing dal principio progettati insieme. Quindi serve la collaborazione di chi fa, diciamo, l'oggetto finito e, immagino anche di chi invece fornisce la connettività stessa. Esattamente, sì. Ed è per questo che si parla delle future generazioni cellulari, perché possiamo progettare insieme i 2 aspetti. E in particolare di cosa ti occupi tu nella tua ricerca? Io mi occupo di come farlo, quindi come faccio ad estrarre queste informazioni di contesto dal segnale, come posso processare in maniera efficiente il segnale, in maniera tale che queste informazioni siano accurate, possano prendere decisioni che siano affidabili, siano veloci. Dire a un'auto c'era un ostacolo 2 secondi fa non serve a niente, quindi devo essere affidabile, efficiente e veloce e devo poter anche studiare come fondere informazioni che arrivano da diversi punti insieme per realizzare quella che si chiama una percezione collettiva di quello che sta succedendo. E poi c'è un altro aspetto. Non dobbiamo essere preoccupati, fare sensing non significa che il nostro wifi è una videocamera in casa, però sicuramente ci sono degli aspetti di privacy e di sicurezza, di protezione di queste informazioni che sono comunque informazioni sensibili di cui tenere conto. Quindi studio anche quali sono le possibili minacce a questi sistemi e come renderli resilienti davanti a possibili attacchi. Certo, perché immagino che a questo punto, no, idealmente, faccio un esempio, l'operatore cellulare uno potrebbe temere, dice: "Ah, sa dove mi trovo semplicemente perché cammino la sua rete". Esattamente, posso conoscere che attività sto facendo, significa anche conoscere i miei movimenti, quindi queste informazioni devono essere protette in qualche modo e anche protette da possibili attacchi anche di terze parti che possono ascoltare, il segnale dall'esterno. Chiarissimo. Grazie mille a Stefania Grazie a Bartoletti voi. dell'Università di Roma Tor Vergata.